What's good? Signori dal canale di Recce, oggi purtroppo sono qua in solitaria, sono stato abbandonato, ma noi non molliamo e quindi siamo qua per parlare e per raccontarvi il Rally Croazia 2026, quarta tappa del campionato mondiale. Signori, noi siamo gasati perché quest'anno Rally Croazia, almeno in parte, ha cambiato faccia e lo fa con nuove prove speciali, in nuove zone, prove completamente nuove che non sono mai state viste, ma per fortuna ci siamo qua noi a raccontarvele. La sede centrale del rally infatti si sposta, passa da Zagabria, dove è stata tutti gli altri anni che è stato mondiale, e si sposta a Rijeka, più precisamente all'autodromo di Grobnik, dove avremo assistenza, parco chiuso, riordino, insomma tutte le cose logistiche del rally. Di conseguenza anche le prove saranno in zone diverse della Croazia, avremo quindi l'Istria, alcune prove nella regione di Gorski Kotar, non chiedetemi che cos'è, va bene così, alcune prove nella regione di Karlovac, regione in cui gli altri anni si sviluppava la maggior parte del rally, e infine le prove della domenica sulla costa adriatica, prove che effettivamente hanno il saporino di mare e infatti dopo vedremo anche il perché. Parliamo un po' adesso di questo rally che entra nel calendario mondiale nel 2021, ci rimane fino al 2024, l'anno scorso non era tappa del mondiale ma era tappa del campionato europeo e invece quest'anno nel 2026 torna ad essere mondiale. Ma perché prima vi ho detto che questo è un rally che ha cambiato faccia? Perché un po' è così, cioè avendo spostato le prove speciali in un'altra zona, anche ovviamente la conformazione delle prove del paesaggio di un'altra regione hanno cambiato e notevolmente le caratteristiche delle prove speciali. Se da una parte abbiamo le vecchie prove speciali che conoscevamo, quindi strade sporche, molto tecniche, anche rotte, ma allo stesso tempo veloci, dall'altra parte le prove nuove sono sì veloci, forse un po' meno tecniche delle prove speciali che vediamo nella regione di Karlovac o che abbiamo visto negli anni precedenti, con un asfalto che è un po' più liscio, un po' più scorrevole, diciamo che non è così rotto come nelle altre prove. E questo ovviamente giocherà un ruolo fondamentale nel rally, perché vuol dire che da una prova all'altra, da una giornata di gara all'altra, cambiano completamente le caratteristiche e le condizioni che gli equipaggi si troveranno davanti. Anche perché la maggior parte delle prove sono completamente nuove, non sono mai state fatte in nessun tipo di rally, mai viste, mai... Quasi hanno creato la strada proprio per fargli fare il rally quest'anno, e voi direte: noi come cazzo facciamo a organizzare il nostro rally se le strade sono completamente nuove? Ragazzi, tranquilli, dovete stare tranquilli perché ci pensiamo noi. Come? Ve lo spiego subito. Abbiamo infatti realizzato una mappa interattiva con più di 1300 punti di interesse, punti spettatore, parcheggi, ingressi, collegamenti, che voi direte cosa vuol dire collegamenti? Sono le strade che collegano due punti della stessa prova speciale che potete fare a piedi, potete fare in macchina, insomma un sacco di roba che vi aiuterà a organizzare il vostro rally. Tra l'altro per questo rally, per le prove che hanno già fatto, abbiamo trovato anche un sacco di video di quello che voi effettivamente vedrete mettendovi in una posizione, e poi dopo vi faccio vedere meglio. Ma se voi pensate che sia finita qua, vi sbagliate di grosso. Infatti, oltre alla nostra mappa interattiva, nella guida completa troverete una guida PDF con tutte le informazioni essenziali sul rally, il programma della gara, cosa portare, cosa non portare, un po' di storia del rally e poi una descrizione con alcuni punti selezionati per ogni prova speciale. Bene, dai, la guida è finita, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire? No, ragazzi, oltre a questo troverete anche l'accesso a un gruppo Telegram dedicato alla gara in cui parlare, confrontarvi, mandare, non lo so, secondo voi com'è qua, il video di com'è lì, organizzarvi per vedere il rally insieme con tutte le altre persone che avranno accesso alla nostra guida. Oh, la guida finita, adesso davvero, perché più di così cosa dobbiamo fare? Ragazzi, invece se siamo qua a parlarne un motivo ci sarà. Infatti con la guida completa riceverete un video con l'analisi di tutte le prove speciali di questo rally, ingressi, punti migliori, insomma vi diamo una panoramica generale prima che voi effettivamente andiate a mettere le mani nella nostra mappa. Ma siccome vogliamo farvi capire il vero valore della nostra guida, oggi con voi in questo video analizzeremo dettagliatamente due prove speciali, Shakedown e PS12-13, in modo tale che uno, vedete la mappa, e due, capite anche come è strutturato il video completo su ogni prova speciale. Quindi mi raccomando ragazzi, la guida completa la trovate sul nostro sito www.recemaps.com
ve lo lascio qui e ve lo lascio sotto in descrizione. Prima di addentrarci nelle due prove speciali in anteprima, direi di fare una panoramica generale del programma del rally. Si parte quindi il giovedì alle ore 10:01 con lo shakedown, tratto cronometrato lungo 3,44 km che come al solito non varrà ai fini della classifica finale, ma che serve a equipaggi e team per provare la macchina. E attenzione ragazzi, perché non ci sarà nessuna prova spettacolo o cose del genere, l'unica azione che vedremo nella giornata di giovedì sarà appunto questo shakedown. Finito lo shakedown, infatti gli equipaggi torneranno a Rijeka al Service Park prima della cerimonia di partenza delle ore 18:30 in centro a Rijeka. Potrebbe essere quindi questo un buon momento per andare a vedere le macchine al service. Passiamo quindi alla giornata di venerdì, giornata composta da due loop da 4 prove ciascuno, con la ripetizione nel secondo loop delle prove del primo loop. Si inizia quindi con PS1 la Vodice Brest dalla lunghezza di 14 km, seguita poi da PS2 Lake Butoniga da 13,78 km. La giornata prosegue con PS3 Beram Cervoie, la prova più lunga del rally. Io credo che si pronunci così, ma non datelo per assodato. Prima di chiudere il primo giro di prove con la Ucca da 11,75 km. Dopo il primo passaggio gli equipaggi rientreranno al service per l'assistenza di metà giornata prima di ricominciare il secondo loop di prove con la stessa configurazione, quindi Vodice Brest, Lake Butoniga, Beram Cervoie e Ucca. Ovviamente le condizioni delle prove tra un passaggio e l'altro, ma questo vale per tutte le giornate di gara, cambieranno molto, perché per esempio le Rally 1 al primo passaggio su una prova avranno strada pulita, al secondo la strada sarà completamente un disastro, perché notoriamente il rally in Croazia è molto sporco, le strade si sporcano tanto, diventa molto insidioso, e quindi il secondo passaggio sarà completamente diverso rispetto al primo. Passiamo quindi alla giornata di sabato. Anche questa giornata è composta da due loop da 4 prove ciascuno, ma questa volta attenzione, perché la giornata di sabato è un po' particolare. Infatti le prove del pomeriggio saranno specchiate rispetto che al mattino, non in senso di marcia ovviamente, ma specchiate come programma. Quindi la prima prova della mattina sarà l'ultima della sera, e voi direte: ma perché sta roba? Che senso ha? Effettivamente un senso ce l'ha. Siccome la mattina le macchine partono e passano, diciamo, dalla zona dell'Istria, si spostano verso Zagabria, non aveva senso farli tornare di nuovo a Rijeka per poi fargli fare un altro loop di prove per poi rifare 2 ore e mezza di macchina. Cos'è che hanno fatto? Le hanno girate, quindi arrivano nella regione di Karlovac, lì fanno un riordino, niente assistenza e si riparte con il secondo loop di prove al contrario. Ma andiamo a vedere che prove fanno, direte voi. Avete anche ragione. Il primo giro di prove si apre con PS9 Platak, seguita da PS10 Ravnagora, poi la prova più lunga della giornata, la Generalski Zidinovo, io non so che nomi sto dicendo, però voi capitemi, e a chiudere il loop del mattino PS12 Pekurkuvo Brodo Mrenzicki Novaki, quella lì, e ci siamo capiti. Il pomeriggio, come dicevamo, ripropone le stesse prove ma a senso inverso, quindi si riparte con questa prova qua, che adesso provo a dire il nome giusto, vediamo: Pekurkovo Brodo Mrenzicki Novaki 2, seguita dalla Generalski Stol Zidinovo, poi Ravnagora e infine a chiudere la giornata di gara la Platak. Fatta eccezione per PS11-14, le altre prove sono nostre conoscenze, e quindi questo è quello che dicevo quando dicevo l'altra faccia del rally in Croazia, nel senso, queste qua sono prove vecchie che abbiamo già visto 1 milione di volte in questo rally, prove bellissime, molto veloci, rotte, tecniche, insomma il vero rally Croazia che noi conosciamo lo trovate il sabato, quello che non conosciamo durante le altre giornate di gara. E arriviamo quindi alla giornata di domenica, che chiude ovviamente il rally, composta da un loop di prove da 4 prove con 2 prove ripetute 2 volte, 4 4 2 2 4 2 2 2 4. Si parte con PS17 Bribir Novi Vinodolski da 14 km, seguita da PS18 Alan Senj, questa è più facile. Secondo passaggio sulla Bribir e riordino prima del gran finale sulla
PS20 Alan Senji, che è valevole anche come Power Stage. Rally che si conclude con il podio finale in quel di Opatija. E adesso so che vi ho rotto le balle con tutte queste informazioni, quindi addentriamoci nel vero e proprio rally. Andiamo a vedere, come vi ho promesso, le due prove speciali in esclusiva. Partiamo quindi dallo shakedown della giornata di giovedì, che come abbiamo detto in precedenza partirà alle ore 10:01. Non sono molto chiari neanche loro, o convinti, non lo so, neanche loro sugli orari, perché nella tabella tempi e distanze è indicato un orario, nel roadbook è indicato un altro orario. Dovrebbe essere alle 10:01 in teoria, e dovrebbe essere dalle 10 alle 12 i prioritari 1, quindi rally 1, dalle 12 alle 14 prioritari 1, quindi rally 1 e rally 2, e dalle 14 alle 16 tutti gli iscritti alla gara. Per ogni aggiornamento ovviamente troverete tutto sul nostro gruppo Telegram dedicato alla gara, ma se volete partecipare anche a un altro gruppo Telegram, abbiamo aperto un gruppo dedicato a fare delle chiacchiere e parlare normalmente di rally, di tutto quello che volete. Vi lascio il link per il gruppo pubblico di Recce qua sotto nel primo commento. Torniamo a noi, quindi tratto di shakedown che non è molto bello secondo noi per gli spettatori. Non abbiamo individuato tanti punti interessanti, sono solo 3,44 km, per lo più in discesa, un tratto che secondo me neanche rappresenta molto quelle che sono le caratteristiche del rally. E attenzione, perché non ci sono accessi, quindi se ci si chiude in prova bisogna pipparsi tutte le 6 ore di shakedown. Magari uno non ha voglia di vedersi 6 ore di macchine, giustamente. Quindi andiamo a vedere un attimo prima dei punti che sono chiusi in prova, dove effettivamente, ragazzi, bisogna vedere tutte le macchine, oppure degli altri punti dove magari in qualche modo ci si riesce a sgattaiolare via a un certo punto. Shakedown che, come abbiamo detto, è per lo più in discesa, parte prima un po' più scorrevole, poi diventa più tecnico, ma soprattutto è molto chiuso nella vegetazione, quindi attenzione, perché anche posizionarvi magari potrebbe essere un po' più complicato. Per questo shakedown quindi vi consigliamo 3 punti in particolare. Il primo è il punto 5 della nostra mappa, dove potrete vedere una lunga curva a destra, c'è un muretto rialzato, la velocità è abbastanza bassa, il muretto non è straalto, però in teoria dovrebbero potervi far stare, nel senso che non dovrebbe essere un punto pericoloso. Voi sarete all'esterno, vedrete questa uscita da un sinistra e poi questo lungo destra e poi via di nuovo in un sinistra. Il secondo punto che vi consigliamo è il punto 7, un tornantone destro in discesa, probabilmente non è neanche da freno a mano. Tutta la strada è costeggiata da un muretto rialzato su cui voi potrete posizionarvi e vedere le macchine arrivare e approcciare il tornante. Ovviamente anche questo punto, come tutti i punti che cerchiamo di mostrarvi, sono in sicurezza. Menzione d'onore al tratto successivo al tornante, perché è un misto molto tecnico, molto guidato. Le velocità qua non sono molto alte, però anche lo spazio per il pubblico non è moltissimo, dovrete un po' infrascarvi, stare alti. Insomma, secondo noi non c'è proprio tantissimo spazio per stare comodi. Poi ecco, considerando quello che dicevamo prima, che non ci sono accessi, non si può andare via, insomma stare scomodi tante ore potrebbe essere una rottura di balle. Ultimo punto che vi consigliamo è il punto 14 della nostra mappa. Questo è un tornante sinistro in discesa e troverete spazio per il pubblico tutto attorno al tornante, tra le piante, nel bosco, insomma un po' dove volete voi. Questo punto è anche vicino al fine prova, quindi come dicevamo prima, magari in qualche modo, nonostante sia molto chiuso nella vegetazione, ci tengo a ribadirlo, questo shakedown si potrebbe magari in qualche modo, un passo alla volta, potreste anche riuscire, diciamo, ad andarvene prima della fine dello shakedown. Però ovviamente non possiamo sapere quanto siano duri i Marshall, quanto non vi facciano passare, quanto rompano le balle, insomma questo lo scopriremo solo sul posto. So che con lo shakedown non vi ho gasato, infatti è per questo che ho pensato a voi quando ho deciso di farvi vedere anche PS12 e PS13. Questo perché PS12 e PS13, al contrario dello shakedown, è una prova, secondo me, non gli manca niente, ma andiamo a vederla con calma. PS12-13, quella che ha il nome simpatico per intenderci, la Pekurkovo Brodo Merezinski Novacchi, vecchia conoscenza del Rally Croazia, l'abbiamo già vista in tutte le edizioni precedenti di
questo rally. L'unica pecca di quest'anno è una e una soltanto, cioè essendo PS12 e PS13 la distanza tra le due prove speciali è solamente di 2 ore. Ciò significa che quando finisce il primo giro di prova, il secondo giro di prove inizia dopo circa mezz'oretta. Questo significa che se inizia dopo mezz'ora 40 minuti, quando finiscono da una parte, dall'altra stanno già entrando le macchine della sicurezza in prova e di conseguenza voi non potrete muovervi, perché come sapete nel mondiale non ci si può muovere a piedi da 30 minuti prima dell'inizio della prova speciale. Però calma, perché i punti che vi facciamo vedere adesso secondo me vanno bene anche per entrambi i passaggi, tanto che sono belli. Comunque poi il paesaggio è anche abbastanza aperto, non siete chiusi nella vegetazione, potete muovervi un po' a piacimento e quindi anche se avete poco tempo fate una corsa e da qualche parte arrivate. La prova comunque alterna tratti di misto veloce a tratti più tecnici, soprattutto nella parte finale dove effettivamente un po' si chiude nella vegetazione, però generalmente è una prova con tanti accessi e soprattutto anche tanto posto per chi invece viaggia o dorme in camper, in macchina, insomma entra in prova il giorno prima. Partiamo quindi con il punto 3 della nostra mappa, punto che è praticamente a inizio prova. Qui abbiamo un sinistra-destra dove poi scollinano e su questo scollino non staccano le ruote, però comunque le macchine si alleggeriscono, è anche un pochino sporco e poi hanno un tratto di discesa flat out molto bello, punto davvero molto adrenalinico. C'è un sacco di spazio per il pubblico, tutto rialzato a costeggiare la prova speciale su questo enorme prato, quindi punto super comodo, poco da camminare e super spettacolare. Se invece arrivate durante la giornata di gara, il primo punto che vi consigliamo è l'ingresso numero 1. Da qui vedrete tutta una discesa con una sequenza destra-sinistra e poi una forte frenata per un'inversione destra. Qua c'è tutto il prato all'interno, da cui vedere appunto questo tratto, da cui vedere bene sotto i vostri piedi proprio le macchine fare l'inversione, oppure si può stare all'esterno, diciamo sulla strada che poi vi porta alla prova speciale, vedrete bene anche tutto il tratto precedente. Comunque punto molto comodo se siete per esempio con la famiglia, arrivate qua, non avete neanche da camminare e siete super tranquilli. Ovviamente sarà pieno di gente, quindi arriviamo con un po' di anticipo per prenderci il posto migliore. Se invece siete amanti del flat out, il consiglio è il punto 16 della nostra mappa. Anche questo molto vicino a un ingresso, come vi sto facendo vedere in questo momento, e da qua vedrete le macchine arrivare da una sequenza tutta con alcuni accenni sinistra e destra, tutti flat out. Posto per il pubblico ce n'è, è rialzato in super sicurezza, quindi anche qua posto super mega top. Altri due punti molto interessanti, i miei preferiti personalmente, sono il punto 20 e il punto 21 sulla nostra mappa. Il punto 20 si può stare in teoria all'esterno tra le piante, gli altri anni ci si è sempre stati, arrivano da questo allungo e lanciano la macchina dentro in un sinistra che è un po' gobbato e quindi le macchine quando le lanciano dentro si staccano leggermente da terra, ma subito dopo abbiamo anche il punto 21 perché qui è un punto da vera e propria adrenalina. 160 km/h, gobba su cui le macchine prendono il volo, ovviamente non saltano in alto ma saltano leggermente in lungo, c'è poco spazio per il pubblico, dovrete un po' sfrascarvi, ma sicuramente questo qua è uno dei punti più belli secondo me di tutto il rally. Ultimo punto che vi consigliamo, il punto 30 della nostra mappa, al chilometro 6 della prova. Qua c'è un ingresso che gli arriva proprio in bocca, quindi ovviamente sarà pieno di gente. Ovviamente per prendere il posto migliore, e vi assicuro che qua vi serve, dovrete arrivare con un buon anticipo. Che cos'è il punto 30? È un gran bel salto. Questa volta non si salta in lunghezza di velocità, si arriva un po' più piano, anzi molto più piano, e si salta diciamo in altezza piuttosto che in lunghezza. Non è un saltone della Madonna, però comunque è un salto molto famoso, molto bello, c'è spazio per il pubblico in abbondanza. Ecco, mi raccomando, se volete vederlo bene, arrivate per primi sul posto. Il punto è molto comodo, sia che dormite non so dove volete voi e arrivate la mattina per vedere il salto, sia per chi dorme in camper, perché qua attorno ci sono un sacco di zone per parcheggiare, quindi state ben tranquilli che posto ce n'è per tutti. Ed è così ragazzi che vi abbiamo fatto vedere come funziona la nostra mappa. Adesso se voi volete e vi abbiamo convinto a prendere la guida completa, la trovate, vi ricordo, sul nostro sito www.recemaps.com.
recemaps.com e avrete la mappa interattiva completa e tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente ragazzi, la mappa con questa prova speciale che abbiamo appena visto, PS12-13, lo shakedown e le zone logistiche del rally, la trovate qua sotto in descrizione e potete aprirla quando, come e dove volete, salvarvela. Se volete andare a vedere queste due prove qua, siete liberissimi di consultarla quando volete. E adesso ragazzi, prima di chiudere con il video, voglio trattare un argomento un po' spinoso ma che va trattato, nel senso che al Rally Croazia, come avrete visto, ci sono dei biglietti da acquistare. Ora, io sono onestamente contro ai biglietti nel rally, cioè far pagare per andare a vedere il rally per me è una bestemmia e di conseguenza non sono d'accordo con queste scelte, però ci sono, bisogna farsela andare bene. Quindi vi do un consiglio. Allora, due opzioni, mettiamo sul tavolo due opzioni. Se voi arrivate la notte prima al 99%, se dormite in prova in macchina di qua di là, nessuno vi guarderà mai il biglietto, perché è impossibile che lasciano lì gli steward agli ingressi dal giorno prima e tutta la notte per controllare i biglietti alle persone con macchine e camper. Viceversa, se arrivate durante la giornata, ragazzi, lì c'è poco da fare. Esperienza personale del 2023, su 3 giorni di gara ci hanno chiesto il biglietto una sola volta, quindi io per questo dico: ha senso fare il biglietto? Non ha senso, se poi non me lo controlli butto via 60 euro per niente. Io quello che posso consigliarvi, se proprio vogliamo essere borderline nei consigli, userei gli accessi, quelli un po' più particolari, magari quelli sterrati, sono meno controllati e c'è meno appunto controllo sui biglietti. Ovviamente questo qui è il mio pensiero. Se voi pensate che sia giusto pagare i biglietti, è giusto che voi li paghiate. Attenzione, perché i biglietti potrebbero servire anche per entrare al service park, quindi lì c'è poco scampo, si pagano i biglietti e si entra a vedere le macchine. È molto più conveniente fare l'abbonamento, che mi sembra che stia sui 60 euro, piuttosto che prendere il biglietto singolo della giornata. Ovviamente loro fanno leva su questa cosa: o comprate il biglietto oppure trovate il modo di arrangiarvi. È così. Comunque tutti gli accessi speciali, quelle cose lì, li trovate tutti sulla nostra mappa, quindi magari un modo lo si trova. Bene ragazzi, a me a questo punto non mi resta che augurarvi un buon rally e ringraziarvi se siete arrivati fino a questo punto del video. Se vi è piaciuta la nostra guida, le nostre mappe, tutto quello che facciamo, la richiesta è molto semplice: iscrivetevi al canale di Recce e andate sul sito www.recemaps.com per ottenere la vostra guida completa del rally. Ragazzi, noi ci vediamo in Croazia, speriamo di incontrarci per scambiare due chiacchiere e guardare magari un passaggio insieme, e per chi ha la guida completa ci vediamo nella videoguida privata. Ciao ragazzi, ciao ciao!